Ecco che si riparte. Adesso ci aspettano ben 16 ore di bus per andare a San Paolo, per ritornare a San Paolo, perché ce ne siamo già fatte 16 e mezzo per venire qua a Foz de Iguazú. Però quando viaggi e sei povero è questo che ti tocca, perché gli aerei costavano tipo 300 euro, il bus ne costava 30, quindi poi non vuoi, è la cosa che ci tocca. È come se non bastasse, una volta arrivati a San Paolo, visto che ci fa talmente cacare, ci faremo altri 6 ore di autobus per andare a Paraty, mi sembra siamo così, che è una cittadina patrimonio dell'UNESCO. Questo mi c'è addosso alla macchina e quindi oggi praticamente ci aspettano circa 24 ore di bus. Bello. Pronto per altre 16 ore d'autobus. Tantissimo, vedo l'ora. Beh, i sedili sono super comodi per spararci queste 16 ore d'autobus. Pausa cena in autogrill brasiliano con un enorme Gesù Cristo. Comunque questo è già il secondo autogrill dove ci fermiamo, una all'andata, questo è quello del ritorno. Il cibo, almeno in questa tratta tra San Paolo e Foz, è veramente orrendo il cibo, cioè non ce la si può fare. Comunque la mascotte dell'autogrill, questo Gesù di cartapesta, cioè mi fa spaccare, guardatelo, cioè lui è geniale. Con ben 3 ore di ritardo ci siamo sparate 19 ore di autobus, cioè prendere un altro ci viene tipo da vomitare, quindi passiamo la giornata a San Paolo e ripartiamo domani per Paraty, quindi adesso riposino, ce la meritiamo. Anche perché l'autobus c'erano tipo, non so, meno 20, cioè 19 ore di autobus al gelo, gente che tossiva, starnutiva, c'era un malessere generale, basta. E niente, siamo tornati nel caos di San Paolo, però ci tocca, eravamo troppo stanchi. Alla fine siamo finiti a mangiare nel supermercato perché non ci sono proprio alternative, cioè qua mangiano solo carne e patatine fritte, ma proprio non c'è alternativa, solo carne e cazzo di patatine fritte. Quindi niente, ho ripiegato sul supermercato come ormai facciamo da giorni, spesa, 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 e comunque è difficile, però qualcosina abbiamo rimediato. Buongiorno, oggi mentre faccio colazione in stazione con una, non so, piadina di tapioca, si riparte perché abbiamo ben tipo altre 7 ore di bus per andare a Paraty, quindi che Dio ce la mandi buona. Niente raga, praticamente come vi dicevo ieri, oggi ripartiamo perché ieri eravamo troppo stanchi dopo 19 ore di bus e quindi oggi si riparte in direzione Paraty, altre 7 ore, ormai è la routine, stiamo bene, vediamo un po' all'arrivo cosa ci aspetterà.
abbiamo fatto questa pausetta a metà tragitto, comunque sono passate 3 ore e mezza, più o meno ce ne aspettano altre, e 3 minimo. Poi questo autogrill mi piace un sacco, cioè immerso nel verde, tranquillo, carino, rispetto a quelli degli altri giorni che erano orrendi. E qui tra l'altro pure il cibo si è trovata roba vegetariana che solitamente qua è impossibile visto che vanno avanti a carne e patatine. Allora, in autogrill abbiamo trovato questi cosi, tipo, non saprei come definirli. Questo di broccoli, prima volta, cioè per la prima volta non c'è carne dentro, non mi sembra vero. Buono, non male. Pesano? La nostra piccola pausa pranzo in autogrill. E che autogrill? Ma che posto è? Stupendo. Questi sono i tipi di autobus in cui abbiamo viaggiato in questi giorni, sono autobus grandi, comodi, con i sedili grossi che si reclinano abbastanza, c'è sempre l'acqua dentro, devo dire che viaggiare sui bus brasiliani è ottimo. Finalmente arrivati a Parati, anzi Paraci, come dicono qua. Dopo queste 7 ore ci siamo sparati d'autobus. Il primo impatto è molto bello, sembra una cittadina, anzi un paesino coloniale. Adesso andiamo a lasciare i bagagli e poi lo visitiamo. Siamo appena arrivati al nostro alloggio e che dire, io non ho parole. E il bello deve ancora arrivare. Per 20 euro a notte, ciò vuol dire 10 euro a testa, praticamente abbiamo un appartamento tutto per noi. Qui c'è la cucina, col suo salottino, il bagno che adesso è occupato che c'è Matteo, poi c'è una specie di corridoio lavanderia e poi la camera da letto. Cioè, pazzesco! E questo è il bagno. Cioè, ancora non mi capacito come sia possibile per 10 euro a testa tutto questo. Wow, poi dici perché viaggiare costa di meno che stare in Italia. Eccoci appena tornati al supermercato. Con solamente 15 euro abbiamo preso tutta questa roba perché mangiare qui è un po' caro, visto che è un posto super turistico, ma solo l'olio, perché noi ci trattiamo bene, quello extravergine d'oliva, costa 5 euro, altrimenti tutto questo per soli 10 euro, praticamente i prezzi dell'Italia, non lo so, di 10 anni fa. Cena pronta. Queste sono tagliatelle, che so. Sì, tipo simil fettuccine. Fettuccine con i broccoli, c'è la prima cosa sana da quando siamo arrivati. Buon appetito. Buon appetito, eh. Da quando sono partito ho macinato tanti di quei chilometri da perdere il conto e qui in Brasile le distanze sono davvero enormi. Come sempre io mi sposto solo via terra per godere lentamente dell'esperienza del viaggio e ovviamente anche per un discorso economico. Percorrere lunghe distanze in autostop o sui mezzi pubblici mi permette di risparmiare e di viaggiare a stretto contatto con la realtà locale. Non voglio consumare una meta dopo l'altra, ma focalizzarmi su ogni singolo passo e trarre da quei momenti degli spunti di riflessione. Per me viaggiare non significa vedere posti, quindi nell'atto pratico spuntare una lista di cose da fare. Anzi, è diventato un modo per celebrare la vita e attraverso l'esperienza diretta ho il privilegio di assistere ogni giorno all'incredibile opera della manifestazione che Madre Terra ha creato. Viaggiare quindi non è vedere posti, ma è sentirli. Ho deciso di viaggiare senza internet per non avere distrazioni che limiterebbero un'immersione totale e reale durante l'esperienza di viaggio. Il cellulare isola dal contesto nel quale si è immersi e si finisce dentro ad una bolla, come una dimensione parallela che crea un distaccamento dalla realtà. Devo ammettere che durante quelle 19 ore di bus ho dovuto convivere anche con la noia, ma va bene così, perché anche quella va accolta e accettata come parte integrante del viaggio.
Il problema è che spesso siamo così dipendenti da internet che non ci accorgiamo di quanto tempo passiamo sul cellulare ignorando tutto quello che ci succede intorno. Alla fine prevale l'ossessione di documentare e raccontare ciò che si sta facendo come atto dimostrativo. E qual è il risultato? Che si vive l'esperienza dietro uno schermo, senza avere un ricordo reale, nitido e dettagliato. La verità è che per esserci davvero non bisogna avere distrazioni che alterano la percezione del momento presente. Riempire continuamente il tempo facendo cose distrae la mente dal momento presente e riuscire ad accettare questo processo mi sta aiutando, per esempio, a vivere il viaggio senza l'ossessione di arrivare a destinazione. D'altronde, ciò che è passato non è più verità, mentre il futuro è solamente un'ipotesi di ciò che potrebbe o non potrebbe succedere. Quindi tanto vale lasciarlo andare e concentrarsi solo sul momento presente, che è l'unica certezza che abbiamo. Quelle lunghe ore dove non si fa niente, in realtà sono momenti preziosi per riflettere. Intendo dire che prendere consapevolezza di dove si è e di cosa si sta facendo dona maggior valore all'esperienza. Il viaggio, dopo tutto, non è la destinazione, ma bensì il viaggio stesso. Il non fare è un atteggiamento che aiuta a connetterci col momento presente vivendolo in piena consapevolezza. Bisogna allenarsi a rimanere vigili e presenti nel qui ed ora e ci risulta difficile farlo perché siamo abituati ad una mente distratta e offuscata. Bisogna allenarsi al non fare attraverso un'attitudine meditativa, ovvero quell'atteggiamento che puoi scegliere di adottare durante il corso della tua giornata per viverla davvero con consapevolezza. L'attitudine meditativa non è nient'altro che accettazione del momento presente per come è, per come si presenta, senza giudizio, né bello né brutto, ma semplicemente per quello che è. A volte quel momento può essere noioso e va bene così, basta accogliere il processo e accettarlo. La chiave sta proprio nell'accettazione, quindi accogli e accetta tutte le cose che la vita ti mette davanti per come si presentano. E ricorda che il giudizio è prettamente soggettivo e per questo motivo non è altro che un riflesso di ciò che tu percepisci in quel determinato momento. Il giudizio quindi crea una versione parallela della realtà percepita, ma questo non significa che sia reale, anzi è pure illusione. È l'atteggiamento con il quale ti poni nei confronti della vita a fare la vera differenza. Non è mai colpa di quello che ci succede ad influire realmente sul nostro vissuto, ma è bensì l'attitudine con la quale scegliamo di vivere la vita. E per tutti questi motivi credo che sia importante trovare un equilibrio per vivere consapevolmente una vita autentica, dove si è davvero presenti per poter percepire tutte le sfumature di un mondo che richiede attenzione e concentrazione. La verità è che siamo costantemente distratti, il nostro cervello è sempre più pigro e ha bisogno di stimoli costanti per rimanere sveglio. Tutto questo crea un circolo vizioso di dipendenza e di conseguenza dobbiamo sempre trovare qualcosa da fare per riempire il tempo così che la nostra mente sia sempre occupata da un continuo flusso di pensieri che la nebbia. Lascia il cellulare a casa, esci a fare una passeggiata e osserva con attenzione ciò che succede fuori e dentro di te. Allenati ad essere presente nel momento, nel qui ed ora con consapevolezza. Allenati ad esserci per davvero, con lucidità e concentrazione, e la vita tornerà ad essere un miracolo sorprendente e ti accorgerai che non c'è nulla di banale o scontato. Il viaggio, dopo tutto, non è la destinazione, ma bensì il viaggio stesso.